Ciao a tutti, sono Paul del Team United We Stand, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo condividere con voi la lista del mio mazzo Blue Eyes. Specifico che attualmente il mazzo non può essere considerato altro che un for fun, perché nel meta attuale ci sono carte troppo fastidiose che non permettono di sopravvivere al nostro mazzo. Oltre al fatto che Dragon Caller come deck si è sempre contraddistinto in negativo per la sua forte instabilità. Tuttavia la mia lista cerca di renderlo il più competitivo possibile, ma allo stesso tempo anche divertente da utilizzare. La build è semplicemente di 20 carte perché deve essere snella in modo tale da permetterci di vedere il prima possibile la combo e quindi vedere il motore del mazzo che sono Signore dei Draghi e il flauto, in modo tale appunto da chiudere il prima possibile. La skill in questione è Dragon Caller, fondamentale quindi per addare flauto dal cimitero o dal mazzo dopo che noi abbiamo evocato Signore dei Draghi, e anche addare Signore dei Draghi quindi o dal mazzo o dal cimitero rivelando il flauto. Per quanto riguarda il reparto mostri, chiaramente partiamo subito con 3 drago bianco occhi blu, che è la carta iconica, la carta simbolo del mazzo. E l'artwork, dai, parliamo dell'artwork, cazzo, è fighissimo. È searchabile quindi dall'arte e chiaramente ci va in combo con la vigilanza. Passiamo al secondo mostro. Il secondo mostro è Drago Tiranno, è enorme perché ci permette di negare tutte le trappole che lo targettano e inoltre di effettuare un secondo attacco quando l'avversario controlla un altro mostro dopo che abbiamo bittato con lui. Veramente enorme. Terzo mostro, Dragonero Occhi Rossi. Dragonero Occhi Rossi perché è searchabile di arte e chiaramente ci permette anche di sfruttare la vigilanza a nostro vantaggio. Inoltre, quando Dragonero risulta essere morto in mano, può essere un target molto utile per essere rimosso da Fascino dell'Oscurità. 3 Signore dei Draghi e 3 Flauti, ovviamente perché come spiegavo inizio video dobbiamo vedere il prima possibile la combo e quindi le ovvie ragioni sono queste. Giocando 3x e 3x noi chiaramente vediamo prima il nostro motorino del mazzo e quindi chiudiamo fondamentalmente prima, o meglio questi dovrebbero essere i nostri intenti. Specifichiamo che flauto per essere attivato occorre appunto che il Signore dei Draghi debba essere scoperto sul terreno per risolvere l'effetto. Quindi questo significa che se il nostro avversario ci incatena pronti all'intercetto, fondamentalmente flauto sfuma. Altra chicca che probabilmente non tutti sanno, anche perché è una meccanica molto difficile che accade, specialmente in questo momento in cui il mirror match è praticamente inesistente, però comunque cioè, ci tengo a precisare che se il nostro avversario controlla il Signore dei Draghi, noi possiamo attivare comunque Flauto anche se non controlliamo il Signore dei Draghi, perché comunque specifica che deve essere semplicemente sul terreno per risolvere l'effetto. Quindi immaginate voi l'ipotetica situazione in cui c'è l'avversario con Signore dei Draghi, noi attiviamo Flauto ed evochiamo doppio drago bianco. Comunque, passando alle cose più concrete e reali senza ragionare in astratto, doppia arte perché comunque ci permette di velocizzare il mazzo, quindi aggiungendo anche drago bianco o drago nero, quindi avendo subito il target appunto insomma da poter evocare con flauto. Mono stamping perché è molto utile quando ad esempio dobbiamo spaccare
una magiotrappola scoperta o coperta che sia. E ad esempio noi possiamo spaccare Zoma e Will, e sono le carte probabilmente più fastidiose contro questo mazzo, perché comunque ci potrebbero dare fastidio le Zoma nel caso in cui comunque si schiantano, o comunque dobbiamo chiudere con Drago Bianco, Drago Tiranno o Drago Nero, che sono i ciccioni del nostro mazzo, e ci potrebbero anche indurre a una sconfitta, o anche la ruota incubo, perché se noi non abbiamo Signore dei Draghi sul terreno, il nostro avversario ce li può targettare, i nostri draghetti, tranne lui, perché lui è ultra potente. Quindi attivandola noi possiamo spaccare immediatamente tutte le carte fastidiose e chiudere tranquillamente, almeno ovviamente si spera. E tengo anche a precisare che noi spariamo in ogni caso 500, anche se il nostro avversario incatena la magiotrappola, perché comunque di fatto la magiotrappola viene distrutta anche se viene incatenata, quindi in ogni caso spariamo altri 500, e ci può essere anche di aiuto per chiudere nelle partite più tirate, tra virgolette. Monofascino perché spesso Signore Draghi o Dragonero risultano morti in mano. Ovviamente possiamo fare la combo con l'arte, attiviamo arte, prendiamo Dragonero, attiviamo fascino, così come con il flauto noi lo riveliamo, possiamo quindi di conseguenza dare Signore Draghi e rimuovere in base comunque alla situazione, noi adattiamo le nostre giocate. Triplo d'aste tornado perché in questo meta è imprescindibile, ci permette di spaccare le carte come le già menzionate Zoma, Ruota Incubo, ma anche Paranoid. Quindi uscire da praticamente quasi ogni situazione. E mono eliminando la Lega perché volevo inserire un qualcosa di particolare, quindi questa è la mia tech. E mono eliminando la Lega preferita rispetto a un offering, perché l'offering innanzitutto non ci permette di pescare, e questo mazzo comunque non può permettersi il lusso di non pescare. Inoltre noi giochiamo abbastanza magie e spesso possono essere inutili, quindi flauto, arte e anche fascino possono essere tranquillamente scartate nelle situazioni in cui sarebbero un peso morto in mano. Quindi fondamentalmente noi ci leviamo carte utili per spaccare, quindi per fare fondamentalmente qualcosa di utile. Di per sé è un meno 1 come l'offerta al condannato, quindi fondamentalmente perché noi saltiamo la fase di pescaggio. Però comunque potrebbe essere un pari carte nel momento in cui il nostro avversario si ritrova appunto un mostro con lo stesso nome in mano, o rarissimamente si potrebbe anche rivelare un più uno se il nostro avversario è talmente tanto sfortunato ad avere un mostro sul terreno che appunto viene spaccato, più due copie con lo stesso nome in mano. E l'ultima trappola è vigilanza. Vabbè, per i motivi abbastanza chiari noi la possiamo attivare, quindi in questo caso specifico se controlliamo o drago bianco o drago nero, però non ci è utile assolutamente contro ad esempio Paranoid, perché è un effetto di mostro. Quindi in ogni caso questa è la motivazione per la quale preferisco utilizzare 3 dust piuttosto che 3 vigilanze. Una vigilanza comunque è sempre utile e ci permette sempre di effettuare la nostra chiusura, anche perché è una spell speed 3, quindi in risposta a tale carta il nostro avversario dovrebbe eventualmente avere un'altra controtrappola. In ogni caso, come dicevo prima, è forte perché annulla le magie,
quindi nega appunto magie, trappole, anche le evocazioni dei mostri, ad esempio oracolo, ci può essere ostico o comunque anche gap quando il nostro avversario chiude, insomma le situazioni eh, in cui appunto può risultare una carta fondamentale sono variegate. Passando al side deck, io personalmente quindi sto utilizzando un Possessed Dark Soul e una coccinella contro Barn, perché chiaramente è un mazzo molto ostico e strausato, oltre ad essere divertente, economico e anche forte. Quindi queste due carte fondamentalmente ci permettono, nello specifico la coccinella, di aumentare i nostri punti vita e lui di rubare i mostri all'avversario, quindi Curse e Recruiter. Recruiter ci tengo anche in questo caso a fare la mia solita precisazione. È un livello 3, ma per poter utilizzare il suo effetto deve essere appunto controllato dal possessore. Quindi se noi rubiamo Recruiter e viene distrutto, comunque tributato da noi, e il suo effetto chiaramente sfumerà, quindi molto interessante. Lui lo utilizzo anche contro Abbandono, perché ricordiamo Abbandono e Ter sono di livello 3 o inferiore, quindi può essere una carta vincente contro questo mazzo, che comunque ricordiamo non è assolutamente un T1. Una copia di Stream è una copia di Aerosol, perché risulta essere la strategia più equilibrata contro Dark Moth. Ovviamente lui ci serve per spaccare fondamentalmente le falene e la stream, ma quanto è figo l'artwork pure in questo caso, scusate l'OT, però è veramente meraviglioso. Come side effect ci permette cioè non ci consente di attaccare con Drago Bianco, e chiaramente la condizione essenziale per attivarla, appunto, controllare Drago Bianco. Però il lato positivo è che comunque spacca tutti i mostri all'avversario come se fosse Reggeki, quindi anche i mostri set. Quindi tra spray e stream, diciamo, risulta essere in equilibrio perfetto la scelta di utilizzare una copia o una copia. Stream, ricordo che comunque è una carta generica, non per forza contro Dark Moth, può essere utilizzata, ma anche ad esempio contro Abbandono, Inner Conflict, fondamentalmente ragazzi vi potete sbizzarrire. Però io personalmente contro Inner Conflict preferisco utilizzare semplicemente una Blast Held e una sfera per non destabilizzare troppo il mazzo. Eventualmente magari come cambio solitamente faccio questo, levo Dragonero e Fascino per diciamo rendere un pochino più compatto il mazzo, meno veloce ma più compatto. Quindi nello specifico contro Inner Conflict noi andiamo a utilizzare la Blast Held, che ha una funzione di forza di flash fondamentalmente quando il nostro avversario ci vuole attaccare con i mostri da tributo, quindi la strategia principale è quella di rubarci il mostro e tributarlo, quindi per evocare il proprio king del mazzo, che solitamente è Gap, o in alternativa anche Dark Ruler Hades, che è fighissima come carta ed è molto forte. Quindi pagando metà chiaramente dei punti vita, chiaramente il nostro avversario
tende a essere basso con i punti vita. Quindi fondamentalmente una Blast Held ci può permettere di terminare la partita in nostro favore. Ricorda anche che eventualmente se noi abbiamo evocato tramite tributo un mostro, quindi drago nero, drago tiranno o drago bianco, il nostro avversario comunque ce lo ruba. Sì, non può attaccare direttamente, però chiaramente con il nostro mostro che abbiamo utilizzato come tributo ci può chiaramente attaccare un altro mostro, quindi in quel caso noi lo andiamo a fregare per ben benino, quindi attivando la Blast Held, perché comunque non occorre che il possesso del mostro deve essere appunto del nostro avversario. E poi Blast Sphere, perché chiaramente oltre a tenere il terreno ci permette fondamentalmente di bloccare l'attacco di un mostro dell'avversario, quindi di equipaggiarlo a S e poi sparare il danno pari all'attacco. Quindi fondamentalmente è tutto. Ricorda anche che Signore Draghi assolve anche una funzione di protezione dei nostri draghi, in quanto il nostro avversario, non potendo targettare con Paranoid i nostri draghetti, quindi è costretto a targettare per forza lui. Vabbè, l'extra deck è totalmente random. Ho inserito semplicemente il drago finale perché come artwork è fighissimo, poi si sposa bene con il tema del mazzo, e 3 terre così, totalmente random. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto io vi invito a spolliciare, a condividere il video, a iscrivervi al nostro canale, a seguire anche la nostra pagina Facebook. Io ringrazio sempre voi, la community di Speed Duel, per seguirci, supportarci. Per oggi è tutto. Il prossimo video probabilmente sarà incentrato sulla spiegazione del mazzo abbandono, come lo stiamo testando con il team in questo momento. Grazie nuovamente per aver speso del tempo per noi. Grazie mille, un saluto da Paolo e dal team United We Stand. Grazie mille ragazzi, alla prossima.